Buon pomeriggio a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo delle ottiche. Dopo aver presentato qualche settimana fa le mie impressioni sul GPO Passion ED, ho deciso di parlarvi del modello più pregiato, il Passion HD, che mi è stato gentilmente spedito in visione da Axel Müller, il Senior Global Director della GPO, e che costa 1.400,69 €. La serie HD comprende vari formati, questo 8x42 oggetto del test, un 10x42, un luminoso 8,5x50, un 10x50 e un 12,5x50. Questo prodotto si insinua in una fascia di prezzo dove la concorrenza è decisamente molto agguerrita. Vi consiglio, oltre a questo video, di leggere l'articolo che è molto più approfondito cliccando sul link qui in alto. Io comunque vi parlerò del GPO Passion HD tra poco, dopo la breve sigla. Il binocolo è presentato in maniera professionale con una eccellente packaging. La dotazione di serie prevede la tracolla in neoprene, i tappi per gli oculari e quelli per gli obiettivi, il certificato di garanzia e un piccolo libretto per le istruzioni di primo utilizzo. Opzionalmente è possibile acquistare per altri 65 € un'ottima custodia con imbracatura per l'utilizzo intenso sul campo. Il binocolo GPO Passion HD 8x42 possiede una bella livrea. Il design è a cerniera centrale con un ponte piccolo ma che non consente alcuna flessione. Il telaio è composto di magnesio ed è quasi totalmente protetto da un'armatura sobria di colore nero che è composta da una trama antiscivolo ai lati dei tubi ottici. Questo accorgimento, unito a due incavi nella parte posteriore per posizionare comodamente i pollici, consente di ottenere una presa sicura. La posizione della manopola di messa a fuoco, in base a come lo si impugna, è abbastanza anche facile da raggiungere con il dito indice. Il binocolo inoltre mi è parso leggermente sbilanciato verso gli obiettivi, ma la presa è comunque salda e sicura. Sotto il ponte è presente la filettatura per il collegamento con i supporti per le piastre fotografiche. La mia bilancia elettronica inoltre ha stimato un peso di 840 grammi, mentre l'azienda lo cita come impermeabile sino a 300 millibar. Rispetto al Passion ED, per questa versione HD è stato utilizzato un duplice sistema di messa a fuoco. È sufficiente infatti sollevare il pomello centrale per agire sulla meccanica che regola la diotria dell'oculare destro. Questo sistema, oltre a garantire una completa impermeabilizzazione, è decisamente più costoso di altre soluzioni, oltre che utilizzabile con una sola mano. I movimenti del rotore inoltre sono decisamente fluidi. Magari qualcuno preferirebbe un po' più di resistenza, ma io l'ho trovato ottimale per il mio utilizzo generico. La manopola mi è parsa ben dimensionata anche per l'utilizzo con i guanti invernali. Inoltre il sistema antiscivolo è garantito da una gommatura zigrinata. La distanza minima di messa a fuoco che ho rilevato è di poco superiore al 1,80 m. Da questa distanza occorre ruotare la manopola in senso antiorario di circa 1,5 giri per raggiungere l'infinito. Grazie comunque alla buona profondità di campo, la correzione del fuoco tra i 10 metri e l'infinito è veramente irrisoria e consente dei buoni inseguimenti in caso di involi rapidi oppure di animali molto veloci e diffidenti. Lo snap test mi è parso migliore rispetto al modello ID, che costa meno della metà, e non ho anche nulla da eccepire per la compensazione integrata della diotria. Il binocolo GPO Passion HD 8x42 utilizza vetri a bassa dispersione, definiti HD. Le immagini al centro del campo sono nitide con un buon contrasto, colori saturi e brillanti. Talvolta ho percepito una lievissima tonalità calda. Mi è piaciuto comunque molto anche lo spessore della cella che ospita l'obiettivo, che è parso grande e robusto rispetto alle soluzioni più economiche. Un plauso anche ai progettisti per aver inserito gli obiettivi all'interno del tubo ottico di circa 9 mm. Presumo che questa scelta dipenda non solo dal voler proteggere le lenti dagli urti, ma anche dalla volontà di limitare la luce diffusa che si può insinuare in prodotti con obiettivi molto più sporgenti. Gli oculari non forniscono un campo grandangolare. I paraluce sono estraibili con click prefissati, battuta, prima posizione, completamente estratto, molto ben spaziati con una netta sensazione di aver trovato la posizione corretta. Sono anche decisamente confortevoli. La gabbia che li compone inoltre è metallica.
Il diametro della lente di campo dell'oculare è ampia, sono 23,70 mm circa e garantisce anche un ottimo comfort visivo. La distanza interpupillare che ho misurato con il calibro digitale in questo esemplare è compresa tra i 61,28 mm e i 79,30. Alla distanza di 65 mm quella tra gli oculari è di circa 17,40. Personalmente non ho avuto problemi a indossarlo, diciamo così, ma mi sento di consigliare di testarlo a chi possiede una distanza interpupillare inferiore. Per un comfort ottimale e per evitare un po' di effetto blackout, la mia conformazione del viso ha previsto di poggiare maggiormente il lato superiore del paraluce sull'arcata sopraccigliare. L'estrazione pupillare mi è parsa lievemente inferiore a quanto dichiarato, ma con i miei vari occhiali da sole sono stato in grado di inquadrare tutto il campo di vista. Questo binocolo si avvale di prismi Smith Passion di alta qualità. La pupilla di uscita è perfettamente circolare con pochissima vignettatura ai bordi, anche quando si osserva il cielo azzurro a mezzogiorno. Ha anche decisamente pochi riflessi e il cerchio che la circonda è scuro e prestazionale nella sua fascia di prezzo. Il trattamento antiriflesso mostra una colorazione che varia a volte dal verde smeraldo e talvolta appare lievemente arancione. Indubbiamente è un ottimo trattamento antiriflesso e mostra pochi dettagli del mio viso quando tento di specchiarmi. Anche in questo caso vi anticiperò la mia analisi delle aberrazioni che potrete leggere in maniera più approfondita nell'articolo. In linea di massima l'aberrazione cromatica al centro del campo, come potete vedere in queste clip, è ben controllata. Si palesa più che altro su oggetti o soggetti molto contrastati, tipo un gazebo, oppure il bordo lunare, oppure un aereo in controluce. Le immagini diurne inoltre sono ben godibili sino al bordo del campo e devo anche ammettere che la distorsione angolare è quasi assente. Ho sempre creduto che nella fascia di prezzo tra i 1.000 e i 1.500 euro ci siano ottimi strumenti in grado di non far rimpiangere spesso e volentieri i top di gamma. È ovvio che analizzandoli contro un binocolo da 2.000-2.500 euro è possibile evidenziare parte dei loro limiti, come ad esempio una inferiore luminosità oppure un inferiore campo di vista, o nel caso di un campo di vista molto ampio con delle aberrazioni geometriche poco corrette. Tuttavia è indubbio che un binocolo come il GPO Passion HD sia in grado di soddisfare anche gli appassionati più esigenti. È assemblato con cura e precisione, è robusto, ben impermeabilizzato con una messa a fuoco precisa e rapida, ha una buona correzione dell'aberrazione cromatica ed è sfruttabile anche al crepuscolo. I trattamenti inoltre sono di qualità, i paraluci hanno una gabbia in metallo e le ottiche beneficiano anche di un trattamento idrofobico. La garanzia inoltre è a vita. Senz'altro non possono essere paragonati a un top di gamma, in tutto e per tutto, ma come scrivo spesso, per avere poco di più, in questo caso, sarebbe necessario spendere veramente molto di più. Nel birdwatching, ad esempio, ho apprezzato la buona nitidezza e la precisione della manopola di messa a fuoco, mentre in osservazione paesaggistica, anche se prediligono ingrandimenti più alti, almeno dai 15-20 per in su, la buona rappresentazione dei colori, la brillantezza e la nitidezza forniscono una buona immersione nella scena. Rispetto a un top di gamma presenta un campo di vista non molto ampio, ma lo ripeto, i binocoli in tale fascia di prezzo sono molto più simili a un top di gamma da 2.000 euro rispetto a quanto il divario di prezzo per acquistarlo possa farlo presagire. Per ciò che concerne l'osservazione crepuscolare e l'attività venatoria, mi è sembrato in primis un binocolo robusto e affidabile. Gli obiettivi incassati inoltre evitano gli urti accidentali. La luminosità, seppur non sia a livello dei binocoli crepuscolari al top della gamma, è soddisfacente, anche se in tale particolare frangente io vi consiglierei di acquistare il formato 8,5x50. Buono anche il grip, la grandezza della manopola di messa a fuoco, che consente l'utilizzo dei guanti invernali, e l'armatura che mi è sembrata inoltre in grado di resistere a graffi e a piccoli colpi accidentali che possono capitare camminando ad esempio nel fitto del bosco in presenza di rami fitti o rovi. Non è un binocolo espressamente progettato per osservazione astronomica, tuttavia la qualità dei vetri HD e la buona resa ai bordi consentono di osservare il cielo stellato senza particolari problemi. È giunto il momento di parlarvi in breve dei pregi e dei difetti. Tra i pregi cito il packaging, le rifiniture e il controllo di qualità
da binocolo di alta classe per tale fascia di prezzo. Utilizzo di ottiche HD di buona qualità, nitidezza e contrasto in asse paragonabile a prodotti al top della gamma. Messa a fuoco precisa e con la compensazione diotrica dell'oculare destro integrata. Un ottimo trattamento antiriflesso, poca luce diffusa ai bordi della pupilla e un'estrazione pupillare che secondo me è più che sufficiente per i portatori di occhiali. Tra i difetti posso dire che si nota a volte un po' di aberrazione cromatica poco al di fuori del centro del campo e nelle peggiori condizioni di illuminazione. Non è un binocolo con un campo di vista grandangolare e ovviamente è più pesante rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza. In definitiva, il binocolo GPO Passion HD è in grado di costruirsi la sua nicchia di appassionati. Si fa forte infatti di varie caratteristiche costruttive che lo rendono interessante sia per il birdwatching sia per l'attività venatoria. È robusto, ben impermeabilizzato, con un'ottima meccanica e una qualità ottica paragonabile a molta della concorrenza in tale fascia di prezzo. La garanzia vita è senz'altro un valore da non sottovalutare. Io vi ripeto il prezzo prima di lasciarvi. Il binocolo GPO Passion HD 8x42 costa 1.469 euro. Ringrazio il manager Axel Müller di GPO per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare le mie impressioni. Io vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale YouTube, sul sito ufficiale che è binomania.it e su tutti i social associati. Non vi dimenticate inoltre di venirmi a trovare sul forum di Binomania. Inoltre, se non lo avete ancora fatto, potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!